Questo è un primo esperimento che sto facendo con la DJI Osmo Action 4 che ho comprato. Credo di avertelo raccontato in un video, che ho comprato questa Osmo Action 4 durante il Black Friday in offerta con il sempre DJI Mic 2, e questo è il primo esperimento che sto facendo. Questo è un primo video che volevo fare in realtà da tempo, perché uno dei miei propositi, dei buoni propositi del 2026, è quello di filmarmi in pubblico, è quello di provare a fare video anche in pubblico, quindi non solo in studio, dove ormai ho acquisito una certa dimestichezza, quindi non ho più problemi, ma anche farlo all'aperto. Sono a Parma, dove vivo, e sono in un parco, uno dei diversi parchi che ci sono, quello che mi piace di più in realtà. E sto provando, nonostante ci sia gente intorno, però sto provando a restare concentrato. Ora, la mia preoccupazione non è quella di parlare in pubblico, nel senso che comunque ho parlato tantissime volte davanti anche a migliaia di persone agli eventi, quindi non è quello il punto. Il punto è che riprendersi, non lo so, ho sempre questa cosa che la gente può pensare: ma guarda questo, ma chi si crede di essere? Ma chi pensa di essere un influencer, un guru, questo, quell'altro, oppure ma che cavolo sta facendo? Ho sempre questa sensazione, no? Che poi alla fine ho visto un sacco di video di come parlare anche in pubblico, nel senso in mezzo alla gente, riprendersi, ecco, non parlare, perché parlare in pubblico non è un problema, ci faccio anche corsi su questo, ma parlare proprio in mezzo alla gente mentre ti stai riprendendo, che è un'altra cosa, veramente completamente diverso. Ora io mi sto abituando a questa action cam, perché c'è lo schermo qui mentre la lente è qui, quindi io dovrei parlare nella lente, in realtà sto parlando guardandomi nello schermo. Lo so che non è la cosa migliore, però mi abituerò anche in questo. E quindi dicevo, sono qui al parco, mi sto rilassando, oggi è una bellissima giornata, non so, vedi il sole alle mie spalle. Quindi ti dicevo, questo è uno dei primi video che voglio fare nei quali voglio provare a parlare e registrarmi in pubblico. Ora, io ti racconto un po' di cose tecniche, perché so che mi segui soprattutto per le cose tecniche. Allora, sto usando l'Osmo Action 4, in questo momento a 25 fps, 4K, ovviamente il frame rate è 1 su 50, quindi il doppio rispetto al 25, e ISO è al minimo, mi pare 100, credo sia il minimo, e il white balance l'ho testato a 5006, che dovrebbe essere la luce solare, quindi dovrebbe essere così. E sto registrando in D-Log M, che è il log di DJI, almeno su questa Action 4, non so sulla 5 Pro o sulla 6, perché sono uscite, non so che tipo di log abbia, però io sto usando questo, in modo che in studio semplicemente aggiungerò la LUT di correzione da D-Log a Rec 709, in modo tale che avrò un look migliore. Ok, infatti in questo momento io mi vedo sono tutto grigio, perché ovviamente è il D-Log che sta lavorando in questo modo. Sto registrando l'audio attraverso il DJI Mic 2, non sto applicando nessun filtro in realtà, sto registrando a 32 bit floating point, ma sto registrando non nel microfono ma nella action cam direttamente, per semplificarmi un po' la vita in post-produzione. E non so se senti le persone che sono qui attorno a me, stanno parlando. E sto registrando quindi senza filtro low cut, senza riduzione del rumore, che sai che io odio, e sto registrando ovviamente a 32 bit floating point, quindi spero che si senta bene. Ovviamente sono all'aperto, quindi in post produzione non mi metterò a eliminare tutti i rumori dei bambini o di questo signore o di altre persone, del rumore della palla, perché ci sono delle persone che giocano a palla qui. Assolutamente no, perché sono all'aperto, quindi ci sta. Sarebbe strano, no? Se io fossi all'aperto
e ci fosse il silenzio più totale, sarebbe veramente strano. Quindi ben vengano questi rumori ambientali, perché stiamo facendo una registrazione ambientale ovviamente. Bene, io adesso proverò ad andare un po' in giro, a fare un po' di riprese, perché questa action cam mi piace veramente tanto e sto pensando, oddio, se spento lo schermo penso sia normale, spero, non lo so, però meglio che sia spento lo schermo, in modo tale che vedo il tastino, la lucina che continua a lampeggiare, quindi sto registrando sicuramente. Però il fatto che sia spento lo schermo mi piace di più, perché così non mi guardo. Devo vedere se nella registrazione posso evitare, cioè nel momento in cui mi sono visto e il frame è completo, fatto bene, cioè sono nell'inquadratura, voglio capire se riesco a spegnere in automatico lo schermino anche dopo meno tempo, perché saranno passati quasi 5 minuti, dopo meno tempo, in modo che evito di guardarmi lì e mi guardo nella lente. Con la fotocamera in studio è molto più facile, perché so e la fotocamera è ferma lì, io mi metto sempre nello stesso posto e quindi non c'ho proprio lo schermo attivo, premo rec, tanto so che sono giusto nell'inquadratura e quindi guardo la lente. Qui è un po' diverso, però insomma proviamo comunque adesso ad andare un po' in giro. Voglio fare anche altre inquadrature, perché sì, voglio stare in mezzo alla gente e vediamo che cosa pensano di me, che poi alla fine chi se ne frega, no? Nel senso, c'è gente che gioca col cane, gente che gioca con la palla, persone che fanno aperitivo, ragazzi che si stavano allenando con, lo stava spiegando questo signore, non erano pattini ma erano una cosa che si fa sulla neve, quindi hanno una specie di pattini molto più lunghi, hanno le racchette mi pare si chiamino, e si stanno spingendo, non so che stanno facendo, però è una cosa molto bella, una cosa che si fa sulla neve, sci di fondo forse, si stanno allenando qui sulla pista, quindi vedi, ognuno fa quello che vuole, quindi figurati se ne fregano di me che sto parlando dentro questa cosa piccolina che è l'Action 4. Comunque, proviamo ad andare in giro e proviamo a cambiare anche inquadrature, vediamo un po' che cosa ne viene fuori. In questo momento sto addirittura passeggiando, c'è sempre il mio microfonino qui e ci sono persone che passano intorno a me e penseranno: guarda sto barbone che ha 50 anni e fa ancora queste cose stupide. Almeno questo è quello che penso e probabilmente non è vero, nel senso che probabilmente nessuno lo pensa, perché ognuno ha i fatti suoi a cui pensare, che è la cosa migliore. E niente, sto camminando, ci sono persone, mi sono passate accanto e sto usando sempre gli stessi settaggi di prima in realtà. Questo video sarà condito di un po' di slow motion che sto facendo a 4K a 240 se non ricordo male, o a 120, non mi ricordo, te lo lascio in sovraimpressione. E adesso andiamo qua e adesso tu non lo vedi, magari dopo ti faccio qualche b-roll, però sono in un posto bellissimo. Ok, scendiamo le scale senza farsi male. Questo, perdonami, ma è il primo esperimento che sto facendo di questo tipo e quindi sicuramente starò dicendo cose banali, però nel frattempo ti faccio vedere la potenza, perché parliamo di potenza di un action cam piccolissima che è l'Osmo Action 4, che non è l'ultima, perché come ti raccontavo prima è uscita la 5 Pro e la 6, ma è incredibile. Ci sono due ragazzi che si stanno baciando, adesso mi guardano e dicono: oh, sto cretino adesso ci riprende. No ragazzi, tranquilli, riprendo me, continuate pure. E stai guardando come appunto sto riprendendo con una qualità pazzesca e soprattutto una portabilità incredibile. Abbiamo superato i ragazzi che si baciano e adesso andiamo un po' al sole perché fa freschetto. C'è un sacco di gente che fa jogging e io li ammiro veramente tanto, perché grandi, veramente grandi. Oh, guarda chi c'è, ciao!
Sei ancora qui? Allora, sto utilizzando adesso questa action cam a 2 braccia di distanza e sempre il microfono qui. Sperando che non abbia creato troppo casino il fatto che ce l'ho qui, va bene. Sono esperimenti, quindi mi perdonerai se la qualità non è il massimo, ma sono esperimenti che sto facendo proprio per cercare di capire come utilizzarla al meglio, perché come dicevo nel 2026 voglio veramente utilizzarla al meglio, perché è uno strumento potente, l'ho comprato, quindi lo uso. Ciao! Bene, io continuo la passeggiata perché è una giornata veramente bellissima e mi sto divertendo veramente tanto. Poi ti mostro, magari, o ti racconto questo Ulanzi che utilizzo come braccio, che è il TT38, se non leggo male, che è veramente fantastico. È fantastico perché non solo riesce a tenere l'action cam in perfetto equilibrio, ma si apre anche come se fosse un treppiedi, quindi perfetto, un unico attrezzo per farci veramente, veramente di tutto. Hai presente quando pensi di essere geniale, invece non lo sei? Ecco, mi sono seduto su questa panchina che è bellissima perché guarda che bello, ok? Però per arrivarci c'era un sacco di fanghiglia, quindi mi sono fatto una schifezza alle mie scarpe, quindi grande Ale, bravo. Ok, quindi che cosa ho imparato? Ho imparato che se una panchina di sabato o di domenica è libera, molto probabilmente c'è un sacco di fanghiglia. Incredibilmente invece questa panchina non c'è, è pulita, nel senso non c'è fanghiglia a terra, quindi le mie scarpe sono salve. So che eri in pensiero e volevi saperlo. Una considerazione che mi viene da fare è questa. Ho sempre immaginato che queste action cam, nonostante siano molto evolute, fossero semplici da utilizzare. In realtà lo sono, però ci sono un sacco di funzionalità che adesso sto scoprendo, perché effettivamente adesso la sto usando per la prima volta in maniera più importante. Hanno un sacco di funzionalità, alcune delle quali le sto settando in questo momento. Quindi per esempio prima ho fatto uno slow motion, però il frame rate l'ho messo a 120 anziché 240, stavo registrando a 4K a 120, ho messo il frame rate a 120, quindi non so come verrà. Lo rifarò e lo rifarò a 240, quindi ci sono tutta una serie di cose che vanno veramente imparate, non che io non le sappia perché comunque lavoro con l'audio e video da una vita, però comunque questa Action 4, l'Action Cam in generale, è qualcosa di veramente molto particolare. Guarda un po' dove sono. C'è un campo da tennis. Sai che una volta giocavo a tennis, quando ero giovane, quindi ti parlo veramente di una vita fa. Non ti nascondo che sono davvero curioso di vedere come è venuto questo video, quindi fra un po' torno in studio, anche perché non ti nascondo che la temperatura comunque è bassa, c'è il sole ma comunque fa freschino, non è un freddo glaciale come quello che verrà probabilmente nei prossimi mesi, ma comunque fa fresco, quindi fra un po' vado in studio, anche perché sono veramente curioso, provo a rilassarmi un po' su una panchina, vado al bar che c'è giù a prendere un caffè e poi torno in studio. Prima di tutto pulisco le scarpe che si sono combinate veramente una schifezza atomica, e poi dopo provo un po' a montare questo video. Sono veramente curioso di lavorare col D-Log M, è la prima volta, e molto curioso di sentire anche l'audio, perché sto affidando tutto a questo microfonino piccolissimo e come va? Anche perché come vedi adesso mi vedo qui dal monitor e sono assolutamente sovraesposto, però lavorando in D-Log M probabilmente riesco a recuperare questa scena, oppure questa scena non la vedrai mai perché era pessima e quindi l'ho dovuta cancellare. Non lo so, però è un mondo nuovo, e come sai, se segui un po' il mio canale,
io cerco sempre di alzare l'asticella, no? Nel senso che una volta che padroneggio gli strumenti che ho, ne voglio acquisire di nuovi per poterli imparare, no? Per poter migliorare sempre di più. Ci vuole tempo, ma io ho tutta la voglia e l'entusiasmo del mondo. Bene, è tempo di tornare a casa e andare a vedere che cosa è venuto fuori da tutte queste riprese che ho fatto e soprattutto sentire anche l'audio come è venuto. Ci vediamo prestissimo.